Benvenuti ragazzi anche oggi sul mio canale. Allora, oggi realizzeremo quest'idea velocissima per realizzare qualcosa di creativo ovviamente e di originale per i nostri amici, per i nostri parenti e così via. Le misure che vedete in sovraimpressione sono misure mie personali che potete tranquillamente copiare. Per la rete e per il velluto nel box informazioni vi metto i materiali che vado ad usare della Filati 3 Sfere. Partiamo con il tutorial. Taglio per prima cosa un filo abbastanza abbondante di circa 2 metri e un ago a punta tonda e inizio ad infilare. Quando arriviamo, vedete, nell'ultimo foro, quindi abbiamo un solo foro, entriamo 2 volte in questo per non creare troppo spazio, in modo che si veda la rete sottostante. Ecco, vedete? E andiamo a proseguire. Quindi andiamo a proseguire in ogni angolo, entriamo 2 volte nello stesso foro. Quando arriviamo, vedete, alla fine entriamo di nuovo nell'ultimo foro, vedete, che abbiamo iniziato. Quindi qui c'è il filo, qui c'è l'ultimo foro, in questa maniera qui. Fatto questo, abbiamo praticamente, vedete, infilato. Adesso dobbiamo andare a contare, siccome abbiamo 48 fori, ogni 8 fori io metto un marcapunti, quindi conto dove abbiamo già infilato 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e metto il mio marcapunti. Di nuovo, subito dopo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e metto il marcapunti. E di nuovo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e metto il marcapunti. Dopo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 metto il marcapunti e di nuovo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 metto il marcapunti e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 è l'ultima riga. Facendo in questa maniera qui avremo 6 spazi praticamente da lavorare. Quindi adesso vedete, io mi trovo in questa maniera qui, questo è il filo che poi andremo a nascondere, mi trovo in questa maniera qui, entro da dietro e dentro vedete nello spazio dove già praticamente ho la lavorazione, quindi entro così da dietro e vado a caricare il filo. Adesso qui vedete dove ho sempre il foro della lavorazione, entro verso il basso. Adesso andiamo, vedete, sull'altra riga che è questa, ma entriamo sempre dove già abbiamo lavorato, vedete, nel foro, sempre in quel foro già della lavorazione. E adesso entriamo in questo, vedete, quindi dove già abbiamo la lavorazione. Questo perché permetterà di coprire bene la rete. Ora di nuovo, vedete, qui entriamo nel foro già dove c'è la lavorazione. E giù, vedete, quindi se siamo qui, questa è la riga ed entriamo qui. Di nuovo, qui vedete nel prossimo, entriamo in questa maniera e poi così via. Vedete, seguiamo sempre la riga, così. Così facciamo questo, vedete, finché non arriviamo alla riga
dove abbiamo messo il marcapunti, che significa che è l'ultima riga da lavorare in questo verso. Ecco che arriviamo, vedete, all'ultima riga da lavorare in questo verso. Togliamo il marcapunti ed ecco qui. Ecco che abbiamo completato, vedete, le 8 righe. Adesso cambiamo il verso, andiamo a lavorare in verticale, quindi io ho il mio filo dietro, così vedete dove ho il marcapunti, entro, tolgo ovviamente il marcapunti, facendo attenzione di non perdere il segno. Quindi abbiamo quel filo, vedete dove ho il segno, entro in questa maniera qui, così. E torno, vedete, indietro, dove ho la riga già lavorata. Ecco, adesso nel punto subito dopo, però, della riga, vedete, già lavorata, entro da dietro, così. E vado nei lati dove, vedete, mi sono agganciata così. Di nuovo a fianco. E giù, vedete, sempre però nella riga già che fa parte dell'altra lavorazione. Questo perché ci permetterà di non creare spazi, nessuno spazio tra le lavorazioni, ok? Può capitare che mentre lavoriamo, vedete, si spezza un po' il filo, però io ho messo un filo molto lungo proprio per questo motivo qua, perché già so che succede. Adesso, vedete, di nuovo io sono qui da dietro e vado in quello nei lati. E di nuovo, vedete, guardiamo bene dove siamo, ovviamente siamo qua, entriamo da dietro così. E andiamo a proseguire fino alla fine. Se mentre lavoriamo, vedete, se dovesse finire il nostro filo, io entro così, quindi dove vedete ho già lavorato, questo filo è terminato, quindi prendo il nuovo filo, chiaramente stavo in questa, dovevo uscire praticamente con il vecchio filo, vedete qui, quindi che cosa faccio? Entro di nuovo in questa maniera da dietro con il filo, per così dire, nuovo. Lasciamo un po' di codina perché dopo lo andiamo chiaramente a nascondere, ok? Quindi ne lasciamo un po' in più. E vado, vedete, frontalmente così a chiudere. Ed ecco qui che abbiamo finito la seconda lavorazione. Adesso abbiamo, vedete, il filo in questa maniera qui e dobbiamo lavorare praticamente in orizzontale, quindi da qui, da destra, scusate, verso sinistra. Quindi io mi trovo in questa maniera qui, vedete, entro, io sono qui, entro in questo punto così. Dopo poi vi faccio vedere come dobbiamo chiudere i due fili così e vado, vedete, dove ho praticamente già la lavorazione, quindi in questo foro qui inizio così, adesso abbiamo questa riga da lavorare, quindi entriamo, vedete, dove già abbiamo la lavorazione. E poi scendiamo, vedete dove dobbiamo guardare la riga che abbiamo, eccola qua, ed entriamo così. Di nuovo saliamo sopra, questa è la riga, vedete, che dobbiamo lavorare, quindi io entro sempre nella lavorazione, quella del bordo, e vado a fare così. Chiaramente facciamo questo fino ad arrivare dove abbiamo il marcapunti, vedete, perché abbiamo delimitato gli 8 punti, quindi andate a proseguire in questa maniera qui, ad ogni marcapunti cambiate il verso della lavorazione. Quando abbiamo terminato, vedete, il nostro lavoro si presenta in questa maniera. Ora, eventuali fili, vedete che dobbiamo andare a congiungere, vi faccio vedere un esempio, andiamo semplicemente a fare un nodino
perché questo filato ce lo permette, quindi un nodino abbastanza stretto, chiudiamo bene bene e andiamo a tagliare. Ed ecco qui, anche questo lo andiamo a nascondere con un ago.